Entrate, accomodate. È una modesta stalla, questa è la stalla che si viene di recupero, la stalla che sta in due paesi, in mezzo alla terra praticamente. E ci sono qua dei maiali, ci sono altri 3 animali, anche il foraggio, il mangiare, tutti i resti, che è stesso dal terreno nostro, voglio dire, che abbiamo intorno qua. Il letame lo utilizziamo, lo riutilizziamo, ecco, quello che può essere una cosa per la terra, per quello che possono essere, oggi chiamare concimi e tutti i resti. Diciamo che è un equilibrio semplice, ma anche automatico, senza forzare, perché è tutto naturale, si è sempre fatto così, quindi appartiene alla nostra terra, appartiene alle nostre abitudini più che altro. Anche i maiali mangiano, voglio dire, quello che c'è, ma mangiano come mangiamo noi, anche quelli che come si mangiava un maiale una volta. Noi siamo nel paese qua di Sant'Antonio Abate, abbiamo il nostro santo patrono Sant'Antonio Abate, e voglio dire, quest'abate, il fatto della notte delle campanelle, quest'abate praticamente c'era nell'abbazia dove c'erano la confraternita di Sant'Antonio Abate, c'erano questi maialini che giravano nel paese che avevano la campanella. Quando le persone sentivano questa campanella preparavano già il mangiare che dovevano dare a questi maiali, che dovevano, in un certo senso era il paese che allevava i maiali, e poi si macellava a fine anno e si faceva bene un po' a tutta la popolazione, ma più che altro, ecco, ai monaci, ai frati e tutti i resti. Quindi un po', voglio dire, questa cosa naturale che c'è sempre stata, che appartiene un po' non solo al nostro paese, ma ai paesi come un po' da tutte le parti. Ripeto, semplice e naturale, è un equilibrio che c'è e ci deve essere, che non bisogna perdere assolutamente. Allora qua, giusto per capirci, questa è terra di mio padre, diciamo così. Sono un recupero, praticamente erano le vecchie persiane che stavano qua davanti, dove poi è nata l'osso e il porco, meglio lo sapore e vino come struttura. E che niente, praticamente stiamo recuperando un po' tutto quello che era il ferro. Abbiamo fatto la base con i cassettini di plastica. Allora, vedete, questa era una vecchia serra cinesca, che abbiamo fatto l'accomodamento per, diciamo, le cucce delle galline dove vanno a fare le uova, dove vanno a covare. Per esempio dall'altra parte abbiamo delle cove, poi man mano che voglio dire, poi se ci venite a trovare faccio vedere, abbiamo anche le caprette dall'altra parte, i conigli e tutto il resto. Ma adesso andiamo in cucina e andiamo a fare la frittata di puriel, ok? La frittata di puriel che, ecco, è la struttura spontanea, è quello che era la gallina, animale da cortile. Io dico che si dovrebbe addirittura riscrivere il vocabolario, perché si va a bre gallina, che cos'è? Animale da cortile, ma a me se il cortile non ci stanno più. Che cosa fa? Animale, voglio dire, che razzola, purtroppo che se ne mi secca cadrete qua, razzola, per fortuna che tengo fuori le galline, quindi razzola a terra, ma la gallina non razzola più in effetti, perché ci sarà a mangiare tutte le sorprese, e dice, quindi l'animale era l'aggregante nella cortina, dove tutti quanti sapevano dove la gallina dove c'era l'uovo, sotto l'ara, dove si nei muri, sotto la pianta, se appia suo si doveva mangiare, quindi famiglia numerosa, si doveva fare, voglio dire, si doveva dare forza a questa frittata, quindi ci dovevano mettere qualcosa, ci dicevano pure l'erba, che la catenevano, che le ci mettevano, e noi andiamo dentro e facciamo questa cosa. Poi vi faccio il piccolo racconto di che cos'era questo aggregante della gallina, ecco, animale da cortile, animale che razzola, animale libero, ok, che purtroppo non è più così. Poi ci vediamo dopo, andiamo in cucina. Buonasera, le possiamo chiedere di raccontarci la sua storia? Buonasera a voi. La mia storia ci vorrebbe un'altra vita di quello che ho, come la vita un po' di tutti quanti. Diciamo che non è stata semplice, no, assolutamente, secondo me è semplicissima, anche perché diciamo che per carattere che ho, che poi lo scopro anche attraverso lo sguardo verso dietro di mio padre e lo sguardo verso avanti di mio figlio, che un po' è un fatto familiare che abbiamo, il cosiddetto gene. Quindi un po' questa situazione di questa disponibilità, a volte anche un po' eccessiva, verso il prossimo, verso altre persone. Quindi è una propensione che abbiamo familiare. Il fatto, se uno ci fa una domanda, noi ce la mette a disposizione per forza, quindi è un fatto, diciamo così. E in tutto questo diciamo che nasce, mio padre radiotecnico, il primo radiotecnico di Montoro. Noi siamo a Montoro, in provincia di Avellino, e il primo radiotecnico di Montoro, quindi tanta gente, voglio dire, all'epoca c'era il medico delle persone, c'era il medico delle televisioni, degli elettrodomestici, quindi proprio io insieme a mio padre siamo entrati un po' in tutte le case. Io sicuramente dopo, perché sono arrivato dopo, quando sono nata nel 71, mio padre aveva già un'attività, un laboratorio che metteva a posto, diciamo,
televisione, elettrodomestici vari e via dicendo. Io poi man mano che sono cresciuto, ecco, uno che parla tanto, se no io mi definisco uno che parla tanto, la mia maestra delle elementari, la maestra Mena, che posso dire che è la mia seconda mamma, ancora vivente oggi, mi diceva tu mangi le radio, ok, perché parlavo tanto e quindi mi diceva che mangiavo le radio. Niente, praticamente mi sono trovato in questo progetto attraverso la famiglia di mia moglie, che conosco dal 1986-87, quando arrivo qua da San Pietro, vicino a questa frazione che si chiama Caliano, dove il patrono, ecco, è Sant'Antonio Abate, in questa comunità, dove, ecco, il fatto dell'osso e il porco poi c'entra anche con questo fatto di Sant'Antonio che poi vi menziono. Praticamente conosco questa ragazza che, ecco, loro avevano una pizzeria qua a Montora, a Caliano, proprio in questo paese, dove io poi tra varie situazioni c'è stata sempre fidanzata, quindi mi sono appassionato un po' in quello che può essere il mondo del mangiare, ma voglio dire, noi ci siamo sempre, mio nonno era un fattore, teneva personale, teneva la terra, gli animali, quindi siamo stati sempre come famiglia un po' quelli del buon mangiare, ce ne piace sempre cose buone, andare a prendere quello da quella parte, quell'altra cosa da quell'altra parte, non ci siamo mai tra parentesi accontentati, nel senso che abbiamo fatto sempre un po' di ricerche. Questo anche la mia stazza, voglio dire, non vi devo nascondere, sicuramente non sono uno che muore di fame, voglio dire, per come mi si guarda, e quindi mi è sempre piaciuto a mangiare fondamentalmente, e tutto questo poi mi sono appassionato anche attraverso la conoscenza un po' di tutti i miei nonni, anche i nonni di mia moglie, che un po' ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Per esempio, ecco, il maiale, io ho cominciato a macellare maiale, a crescere maiali, perché il nonno di mia moglie facevo il ciravoro. Fatto sta che io sono un buon gustaio, una cosa che voglio dire, ricerco anche il gusto, ciò che mi piace, non solo che viene chiamato, ciò che voglio dire ha una nomea, anzi sono un po' bastian contrario verso quello che si chiama, perché dico sempre, non è che chiamiamo quella cosa in un modo, la mettiamo in bocca ed esce la bandierina in testa. Tutto questo non c'è, non deve essere bello solo con l'orecchio, sicuramente anche l'orecchio ha la sua parte, come l'occhio ha la sua parte, ma il gusto è una cosa importante. Quindi un po' nasce il progetto L'Osso del Porco, che L'Osso del Porco è nato un po', ecco, la mia stazza fisica un po' per il fatto del porco, ma anche il fatto, diciamo, di quello che era, qua abbiamo questo santo, Sant'Antonio Abate, dove c'era un signore che non c'è più, Angelo, che io sono stato il fautore di portare le mongolfiere a Montoro, di fare, ma qua in questa comunità ho fatto tante fiaccole di Sant'Antonio Abate per tantissimi anni, più di 20, e quindi questa persona, per avere un po' di confidenza con noi che eravamo più giovani, e ci state sempre rosse, e lo dicevo, tu si può venire Sant'Antonio, no? Allora voglio dire un po' questa cosa, un po' il fatto del maiale, che va così all'improvviso, ho cominciato praticamente a macellare il maiale, voglio dire, in una modalità anche un po' tutta mia, perché anche se, voglio dire, con mio cugino facciamo questa cosa, ma lui lo sa che io ho un po' una situazione un po' mia, voglio dire, lo sguardo verso la macellazione del maiale. Assolutamente, come si dice in gergo, del maiale non si butta via niente, come nella nostra cucina non si butta via niente. Noi facciamo una cucina circolare che poi vi spiegherò dopo, e niente, quindi questa situazione, l'oste è il fatto della persona che dà l'ospitalità, la persona che cerca per te, voglio dire, non solo, ecco, il mangiare, ma la musica, il stare bene, l'ambiente, ciò che si guarda, cercare di creare un qualche cosa che sta bene a chi è che lo va a trovare. Diciamo, è colui che dà il benvenuto, che dà un attimino la base, che è la struttura, ciò che può essere la tranquillità, l'armonia, l'ospitalità, che sono delle cose, la familiarità, sono delle cose che man mano che si va avanti purtroppo, ecco, cominciano a traballare, però voglio dire, noi non ci arrendiamo, anche perché non c'è niente da arrendersi, questa è la nostra vita, è la nostra dimensione, e quindi andiamo avanti verso questo modus vivendi, diciamo, questo modo di guardare il cibo e di guardare l'osso del porco. Il nome del ristorante L'Osso del Porco ha per lei un significato particolare? Beh, tanto di particolare, ma come semplice, ecco, poteva chiamarsi l'osso del maiale forse. L'osso del porco, perché un attimino chiamare porco il maiale o il maiale porco è un attimino un po' più compromettente, proprio come dicevi, anche come suona. In un certo senso diciamo che è un po' più nostrano, se lo vogliamo chiamare così, perché voglio dire, dà una sonorità diversa, una foneticità diversa. E quindi c'è questa cosa. Il fatto di quello che può essere comunicare, voglio dire, a parte la foneticità, è una modalità, ecco, l'oste
è la persona che dà ospitalità, è quello che, voglio dire, accoglie le persone, che lui cerca di far stare bene le persone, ma con una serie di ricerche che non sono solo quelle culinarie, ma sono quelli, ecco, musicali, l'ambiente, la seduta, quello che si guarda con gli occhi, quello che si ascolta con le orecchie, i profumi, la familiarità, l'ospitalità, delle cose, voglio dire, che sono per noi cose all'ordine del momento, sta nella nostra vita, fa parte del nostro modus vivendi. Dalla struttura, o meglio, dall'azienda Sapori e Vino nasce il progetto L'Oste il Porco, che L'Oste il Porco è nato un po', ecco, la mia stazza fisica un po' per il fatto del porco, ma anche il fatto, diciamo, di quello che era, qua abbiamo questo santo, Sant'Antonio Abate, dove c'era un signore che non c'è più, Angelo, che io sono stato il fautore di portare le mongolfiere a Montoro, di fare, ma qua in questa comunità ho fatto tante fiaccole di Sant'Antonio Abate per tantissimi anni, più di 20, e quindi questa persona, per avere un po' di confidenza con noi che eravamo più giovani, e ci state sempre questo, e lo dicevo, tu sei un porco di Sant'Antonio, no? Allora voglio dire un po' questa cosa, un po' nell'oste, il fatto della persona che dà l'ospitalità, la persona che cerca per te, voglio dire, non solo, ecco, il mangiare, ma la musica, il stare bene, l'ambiente, ciò che si guarda, cercare di creare un qualche cosa che sta bene a chi è che lo va a trovare. Diciamo, è colui che dà il benvenuto, che dà un attimino la base, che è la struttura, ciò che può essere la tranquillità, l'armonia, l'ospitalità, che sono delle cose, la familiarità, sono delle cose che man mano che si va avanti purtroppo, ecco, cominciano a traballare, però voglio dire, noi non ci arrendiamo, anche perché non c'è niente da arrendersi, questa è la nostra vita, è la nostra dimensione, e quindi andiamo avanti verso questo modus vivendi, diciamo, questo modo di guardare il cibo e di guardare lo steak. Parlando invece dei temi di sostenibilità, impatto ambientale e, diciamo, riutilizzo degli scarti. Questo è un tema abbastanza importante, ma che, ecco, un attimino attanaglia un po' tutto quello che è la struttura di comunicazione, più che altro. È un momento che si parla, diciamo, di quello che è il surriscaldamento del pianeta, che tutti quanti, ecco, si sta allontanando la plastica dal bicchiere di plastica, sostituendolo con quello che è la carta, il fatto delle macchine, l'impatto, il fatto di quello elettrico a quello, voglio dire, con il diesel o la benzina, una serie di cose. Io dico che c'è bisogno di molta più semplicità in tutte queste cose, non deve essere una situazione architetturata e nemmeno una cosa, io credo che c'è bisogno di sentirlo dentro e di capire semplicemente che il mondo è una cosa che ci viene prestata, è una cosa che non ci appartiene nella nostra fascia di vita, che prima o poi, o io o voi o chi per esso, dovrà andare via. Tanti dicono quando più tardi possibile, vabbè, uno si augura, voglio dire, quello che può essere più lungo, ma in tanti dicono che la cavolo signore, no? Per dire, quindi voglio dire, un po' questa è la cosa, ma veramente con semplicità. Riguardo a quello che è la nostra cucina, noi facciamo una cucina circolare, diciamo che c'è questi nonni che prima vi ho fatto vedere attraverso il mallone a sciarizzo, che poi sono questa nonna che assolutamente, lei non è per caso che è in questo riquadro che sta sopra vicino a Babbo Natale, ma la parte più alta del locale, una donna matriarca, voglio dire mamma di 12 figli, dove nel tempo della guerra lei ha dovuto praticamente fare i salti mortali per poter far star bene, o meglio far vivere questi ragazzi, questi figli, questi 12 figli, che vanno venuti una poco tutto quanto una appessalato, quindi si è trovato con una marea di figli, e lei era proprio la persona che diceva, cioè, nel senso che quando si buttava qualcosa era come un diavolo, non nel senso che cominciavano delle cose, dice ci vuole la capacità da messa, ci vuole una serie di cose, no? Quindi il fatto per noi della sostenibilità è una cosa importante, la cucina circolare ci porta ad utilizzare vari elementi. Per esempio una delle strutture forti di questa azienda, per esempio il pane, dove il pane lo utilizziamo in tutti i suoi modi, ma ecco che viene dalle farine di questi grani, quindi la polpetta, che è una polpetta proprio, la polpetta che faceva la nonna ammaccava questa polpetta perché diceva che nella padella c'era poco olio, mentre ti spiegava questa cosa diceva sì, ma la polpetta si addessa cenera, tenera, dice la carne si addessa sull'addoro, cioè ti stava spiegando che se non c'era
l'olio, figurati la carne, quindi vuol dire anche la polpetta di pane, il pane lo mettiamo nella frittatura pure, c'è o pane cotto, c'è una serie di situazioni, ci teniamo proprio tantissimo a questo tipo di situazione, ma per dire il pane che un po' in tutte le case, vuol dire può essere un elemento di recupero, ma l'elemento di recupero può essere la verdura tutta quanta, cioè di quello che può essere un finocchio, di quello che può essere un cavolo, cavolfiore, di quello che guardiamo in questo momento, nel senso della patata stessa, che poi se si viene lavorata in tutta semplicità e tranquillità, voglio dire, non si butta niente di niente, voglio dire, non è che la buccia della patata sia un qualche cosa di non buono, voglio dire, per dire questo. Riguardo a quello che possono essere le plastiche, di quello che può essere tutta la materia, noi cerchiamo di stare proprio lontani, voglio dire, da queste cose, o se ce le abbiamo cerchiamo di riutilizzarle anche in una modalità diversa, voglio dire, in modo da non generarne altre. Dobbiamo cercare di fare attenzione a queste cose, ma la cosa più importante è il messaggio che può arrivare a tavola in un momento di tranquillità, il fatto che il mondo non ci appartiene, l'ho detto già prima, e questa è una cosa importante, è una cosa che serve come ecco, non come giudizio da parte nostra, ma come comunione, nel senso che è una cosa che ci deve far star bene, che ci deve appartenere, non la dobbiamo ricercare, è una cosa che deve venire in automatica, lo dobbiamo capire a prescindere da tante cose. Quindi per noi quello che può essere l'impatto ambientale e la sostenibilità è importante, non utilizziamo concimi, non utilizziamo solfiti nei nostri vini, cerchiamo di mantenere le cose quanto più naturali possibile, anche perché l'autenticità di un prodotto da mangiare e tutto il resto sicuramente porta anche nella linea della sostenibilità, perché non ha bisogno di lavorazioni esterne, di quelle che possono essere strutture chimiche, quindi che vengono fatte attraverso un progetto di un'azienda o di una struttura, vuoi dire, ma bensì, voglio dire, con quello che ci dà la natura, con l'ambiente, le umidità varie e tutto il resto, andiamo avanti. Cosa si può aspettare un cliente quando entra nel suo ristorante? Diciamo che da sempre abbiamo avuto qualche cosa, ecco, a volte le aspettative sono altissime, diciamo, perché c'è questo tipo di situazione che porta, uno si chiede, dice l'osta e il porco, solo come si chiama, qualcuno gli ha detto sai, fanno questo, fanno quello, poi il fatto è che l'osta e il porco è il nome stesso che fa questa cosa, qualcuno gli ha detto una cosa, qualcuno gli ha detto un'altra, qualche video visto da persone che vengono qua, noi purtroppo siamo pochi social, ma purtroppo per bene, voglio dire, è una nostra scelta. Il fatto è che questo non è un ristorante, non è una trattoria, non è un'osteria, ma è una degusteria, un qualche cosa, voglio dire, che non è che è diverso perché noi siamo diversi, noi probabilmente siamo spontanei, siamo diretti, siamo veri. Quello che si aspetta le persone, dall'osta e il porco è un po' questo che ho raccontato in questa fase, il fatto di avere delle aspettative, ma di quello che si aspetta da un ristorante, diciamo, da una modalità che può essere, ecco, l'osteria o quello che è sempre il fatto del primo, del secondo, dell'antipasto, cose che noi ahimè non facciamo, voglio dire, perché io dico sempre è come andare a casa di un amico. A casa di un amico non è che quello ti fa il prosciutto con il bocconcino e poi ti fa il primo piatto, ti liquida e te ne va, ti dà un po' di carne arrostita. L'ospitalità, la signora comincia a preparare già da qualche giorno prima, il marito, chi per esso, si ferma dal macellaio e dice senti, mi conservi 5 belle fette di carne che ho gente a casa, insieme a marito e moglie si decide, dice che dici, prendiamo quel cociocavallo che ci abbiamo giù, la prendiamo quella bottiglia di vino che abbiamo presa là, cioè l'ospitalità, nel senso che questo è il nostro lavoro, noi abbiamo scelto di fare questo lavoro e quindi è giusto che noi come al posto vostro che giustamente, ecco, oggi la vita sia della donna che dell'uomo con tanti impegni e tutto il resto, ma anche per le donne che non lavorano, con la famiglia, poi dice la femmina fa, la femmina scassa a casa, quindi con i figli portare un equilibrio per l'uomo, per i figli, per la famiglia, però i bambini, la scuola, il dopo scuola, andare in palestra, andare in piscina e fare musica e fare danza, ti prende tanto tempo, quindi la signora chi per essa arriva al supermercato e cerca di fare del suo meglio per cercare le cose che, voglio dire, giustamente il supermercato, un progetto di multinazionalità ti può dare, no? Un progetto, voglio dire, ti può dare.
Noi facciamo ricerca, voglio dire, il nostro lavoro, cerchiamo anche di non avere a che fare con i rappresentanti, ma non per una questione di scelta di spararci le cose perché probabilmente non ne abbiamo nemmeno bisogno di quello che facciamo, di quello che proponiamo, anche perché questa è casa di mamma e papà, abbiamo 40 posti, se ne facciamo 35 ancora meglio, potremmo farne 45 ma non di più, perché altrimenti non riusciamo, ma già come produzione, come ricerca, come lavoro di tutto quello che si fa, perché noi ne possiamo dire tante, ma qua c'è tanto lavoro da fare intorno a queste cose, quindi fare più gente significa, come dire, rompere il giocattolo, una cosa che non possiamo fare più. Quindi voglio dire, le aspettative delle persone sono sicuramente alte, ma sono le classiche, quelle che si aspettano di venire qua e di trovare il classico primo e secondo, o che cosa dire, la carta messa a tavola con tutte le cose menzionate. Noi siamo una cucina spontanea, siamo una cucina espressa, riguardo anche a quello che mi avete chiesto prima, siamo una cucina territoriale, apparteniamo a questo territorio, quindi posso raccontarvi il mio territorio che va da questa cortina all'altra cortina, come ho detto prima, e siamo una cucina stagionale, solo prodotti di stagione. Crediamo tanto nella stagionalità perché ci fa capire anche il decorso e il percorso del periodo dell'anno, dove ci fa sentire quello che può essere il Natale, la Pasqua, la primavera, l'inverno, l'autunno o quant'altro, proprio attraverso quello che è il cibo, il mangiare, di quello che si mangia. Quindi è importante questa cosa per noi, comunicare, voglio dire, alle persone che non è che uno deve andare al ristorante per sfamarsi o perché deve andare a mangiare quella determinata cosa. Il ristorante oggi ci si va anche per rilassarsi. E se noi abbiamo scelto di fare questa cosa, voglio dire, lo vogliamo chiamare ristorante, in questo caso che è una degusteria, è proprio perché noi facciamo ricerca al posto di chi, voglio dire, si viene a sedere qua. Loro hanno la loro vita, noi abbiamo la nostra vita, noi abbiamo scelto di fare questo lavoro, voi avete scelto di fare il vostro lavoro, noi con il nostro lavoro, dal mio punto di vista, ci impone di fare ricerca, perché aspettare il rappresentante che come vende me, vende al mio altro collega che sta nel paese stesso, al paese a fianco e tutto il resto, sì, cambia il fatto di come cucinarlo, di come prepararlo, di come interpretarlo, ma fondamentalmente parliamo di quella materia. Voglio dire, la materia bisogna che ci sia una ricerca, voglio dire, a quello che dal tuo punto di vista sia buono. Io sono fortunato perché quello che io ricerco, il mio gusto e tutti i test piace un po' a tante persone, voglio dire, quindi per me questa è una fortuna sicuramente, ma portare un'autenticità al tavolo e fare ricerca verso questo lavoro sicuramente non è fare commercio quello di comprare e vendere, quindi di fare un progetto con un palmare, di avere dei ragazzi in tavola che loro vengono semplicemente a vedere quello che ti serve, a mettere le correzioni di più o meno di quello che può essere più formaggio, meno formaggio, più sugo, senza sugo, con l'olio o senza olio e tutto il resto, di avere una media pro capita che finisce. Tutto questo va un po' a sminuire quello che può essere l'ospitalità, un fatto che, voglio dire, è solo un progetto commerciale, dove noi non andiamo verso il progetto commerciale, non perché siamo lo stesso, che è un po' il nostro modus vivendi, non facciamo niente di straordinario, siamo delle persone semplici, siamo un po' una casa che ospita delle persone e che tutti quelli che vengono devono accomodarsi e stare, come dire, tranquilli, sereni. Noi siamo qua per loro, facciamo, voglio dire, nel migliore dei nostri modi. Sicuramente possiamo sbagliare perché gli errori li fanno tutti, però sicuramente non c'è un progetto commerciale dietro questa struttura, ma c'è un progetto di comunicazione e di ospitalità, che è tutto questo è al primo posto. Lei prima ci ha parlato di stagionalità. Le posso chiedere come mai è così fermo su questo concetto e perché ci tiene così tanto? Beh, come vi ho già annunciato, ho detto prima, anche se brevemente, la stagionalità è un po' quello che detta il momento dell'anno, è quello che detta quello che sono i vari periodi dell'anno, quello che ti fa sentire il periodo, cioè dove ti trovi. Ecco, oggi è vero che andiamo dal fruttivendolo e troviamo di tutto, andiamo al supermercato, meglio ancora, possiamo mangiare le ciliegie a Natale, però se mangiamo le ciliegie a Natale non mangiamo i datteri o il mandarino, l'arancia o la mela annulti che sta misera in davaglia e ci mangiamo la ciliegie come l'albicocca e tutti i resti. Sicuramente il nostro cervello, quello che sentiamo, il freddo e via dicendo, non riesce nemmeno a fare delle associazioni. Forse, voglio dire, per me che sono un po' più vecchio, voglio dire, ho qualche anno in più, sicuramente di più ancora per mio padre o per mio nonno, sappiamo i vari periodi, perché ecco, mio padre stesso è uno che oggi è appassionato di agricoltura, si diletta nei terreni tutti gli altri, quindi conosce i periodi, ma voglio dire la stragrande maggioranza, già voi che siete più giovani, ma chi poi verrà appresso a voi e via dicendo, sentirà sempre meno questa situazione e via dicendo. Noi
in questa struttura, in questa azienda per esempio abbiamo come dire, una modalità proprio nostra, nel senso che se viene qualcuno in questo momento che mi chiede, volevo per esempio capita sulle verdure, ok? Perché quando si intende dice ci portate 2 verdurine, ma non si intende nemmeno l'insalata, sempre, ma veramente sempre, zucchine e melanzane grigliate. Ahimè, le zucchine e le melanzane grigliate noi sicuramente le facciamo, però quando ci sono le zucchine, quando ci sono le melanzane, perché in questo momento il grigliato lo posso pigliare una scarola, la metto sulla piastra, sulla griglia, lo posso pigliare un cavolfiore che lo faccio a vapore, voglio dire che lo passo in padella. Ci sono il cavolo nero, no? Quello che ha la manestra, la nostra, praticamente il cavolo nero, che si traponge, si fa a vapore e via dicendo, si fa in padella scoppiettato, voglio dire, molto buono. I broccoli in questo periodo sono finiti, da qualche parte ci sono gli aprigliatici, gli ultimi broccoli e tutti i rest, che è il broccolo più vicino, ma di tutto quello che può essere la melanzana o quelle che devo dire, i maiali per esempio. Noi lavoriamo il maiale dall'8 di dicembre alla fine di febbraio, inizio marzo. Il maiale che è un animale che mangia tutto e di tutto e che poi ecco lo possiamo avere sempre, quindi il problema non c'è. I nostri maiali, animali grossi e via dicendo, solo in quel periodo, 8 di dicembre per tradizione, fine febbraio, inizio marzo o meglio finché finiscono i maiali. Fuori da questo dato, voglio dire, questa data noi abbiamo, voglio dire, carne di maiale alla brace, la costoletta, la salsiccia, noi non li facciamo più. Allora ecco c'è la persona che arriva e dice ma io volevo un po' di carne di maiale, guardate, noi facciamo così, dovete mi dire quando c'è carne di maiale perché questo non è il periodo della carne di maiale. Arriva qualcun altro e ti dice che, dice, per esempio adesso a Pasqua, dice ma noi facciamo, dice andiamo a fuoco capretta fatto con i piselli e le patate. Ho detto, chiedo a mia mamma perché così mamma ancora i piselli che si fanno a mezz'aria come si faceva prima, poi è una verdura che può essere surgelata. Guardate, chiedo a mia mamma, si tengono i piselli li mettere in fuoco capretta perché sennò lo facciamo che patate e i carciofi, perché ci stanno i carciofi, quindi niente di straordinario. Voglio dire, noi utilizziamo quello che è il periodo perché è importante che sia questo, così è materia che va anche nella sostenibilità, quindi che non viene forzata, che non arriva da un'altra parte del mondo, che non arriva da un'altra parte dell'Italia, perché per esempio la Sicilia è molto più anticipata da noi, ma non viene forzata questa struttura, ma bensì è nella modalità naturale, non ci sono strutture concimanti che accelerano, che fanno le serre e tutto il resto, ma mangiamo per com'è, voglio dire, il territorio, per com'è il momento dell'anno e per com'è questo tipo di situazione. Questo è sicuramente un senso di bontà, è un senso di autenticità, ma è un senso di bontà, perché voglio dire è importante che in quel periodo, voglio dire, sicuramente fa parte anche dell'economia, la zucchina, la melanzana comprata, voglio dire, ecco, a giugno, a luglio, ad agosto, settembre le zucchine, le melanzane un po' più tardi, quindi luglio, agosto. Quest'anno per esempio l'anno scorso sono venute le melanzane quasi fino a dicembre perché c'è stato un calore particolare, voglio dire, ma comprate in questo periodo che anche la nostra terra c'ha queste cose, si pagano in modo giusto perché c'è l'abbondanza, voglio dire, fuori da questi periodi quella può costare in più, quindi grava anche su quella che può essere l'economia media di un equilibrio di una famiglia. Ma a parte guardando questa cosa, per noi è importante l'autenticità, voglio dire, di un prodotto, quindi il periodo dell'anno è una cosa che rispettiamo, voglio dire, a principio di tutto. Questo è quello che facciamo. Il periodo dell'anno per noi è importante, la stagionalità dei prodotti è quello che è importante. Se le fa piacere, ci può raccontare un piatto che per lei ha molta importanza, che le ricorda un periodo in particolare? No, io vi racconto un piatto che poi non ha un periodo ben preciso. È praticamente il piatto che in maniera naturale ha sempre sfamato le persone, poi diciamo tutti quanti, partendo da questa, ecco, la frittata, quella che ha frittato, noi la chiamiamo la frittata puriella perché viene da niente, questa gallina libera all'epoca, la gallina animale da cortile che invece fatto un cenno nelle uova prima, il fatto di questo animale libero che non è libero di questo animale che razzola, che si sta nell'indegabbia, non razzola, ma pensi che a mangiare noi. La gallina è libera che non è libera, gli dice animale da cortile, inizia i cortili, non si vede più, un po' una situazione, però che da sempre ha sfamato, voglio dire, le famiglie in quello che era il periodo, questa gallina che era anche la comunicazione del cortile, perché tutto quanto sapevano che sta gallina dove faceva l'uovo, sotto gradina, rindalando il muro, sotto la pianta, e si prendeva quest'uovo,
se forse ci stessimo con tutte quelle che tenim, se facesse a chi suo figlio prima, ma ieri anche se non c'era niente, voglio dire, c'era una sorta di rispetto, ci pigliate tu, che ti non pure piccirilla, che ti al papà che è anziana, ma come mo pigli che ci fa una vasto furno venu suocera mia figlia, ma era un po' l'accomunare della cortina, quindi da questa cosa nasce la frittatura puriel, che è una cosa che viene da niente, fatta in questi padellini di rame, voglio dire, dove è di antiaderente naturale, dove non c'era il teflon, fatta sul fuoco, 2 uova, il pane raffermo, è quello che è il secondo elemento che c'è in quel momento, in quel periodo dell'anno, quindi racconta anche un po' la stagionalità di quel momento, ma è un piatto che c'è 365 giorni all'anno, che diventa anche ricco, diventa ricco che sa frittato pure non lucchio saiuti, ma così nel periodo dei nostri maiali, quando va dall'8 di dicembre affinché finiscono fine di febbraio, inizio marzo, dove noi ci mettiamo un salsiccione, a rinde, un cotechino, tauciano, una pezzentella, ognuno la chiama in maniera che praticamente questa salsiccia, perché la salsiccia buona, diciamo, quel fatto con la pasta di sopressata, che anticipa la sopressata, la utilizziamo per asciugare, e questo qua o lo facciamo arrostito, o lo facciamo nella frittata, o facciamo, voglio dire, il panà, lo facciamo un po' in tutti i modi, con i broccoli, ma nel periodo del maiale va in da frittata e diventa la frittata ricca. Poi ci va qualsiasi in questo periodo gli asparagi, le code del carciofo, lo scherino del carciofo, di un carciofo per esempio che va recuperato, un carciofo con pelo, ok, tu lo apri, lo pulisci, gli togli il pelo, lo puoi utilizzare fatto in tutti i modi, di cui puoi metterlo anche nella frittata, uva col fiori, il cavolo, la zucchina, gli agretti, l'aglio, le code d'aglio, l'aglio orsina, la cipolla fresca, la patata fresca, qualsiasi cosa, quello che c'è nella casa, quello che si faceva prima si apre, ecco qua interviene anche la cucina circolare rispetto un attimino per l'ambiente, quello che hai metti nella frittata, noi lo facciamo in questa modalità con queste 2 uova, naudate inagerate, diciamo ma così, nel senso che viene bavosa al centro, naudate inagerate in modo che rimane, voglio dire, bavosa al centro, cruda, e questo è il nostro piatto che abbiamo 365 giorni l'anno. Ne abbiamo tanti di piatti, ma questo è quello che mi va di dire che è sempre stagionale, accoglie quello che è la stagione, ma che c'è sempre all'interno di questa storia. Questo è un braciere che ho costruito dopo il mio viaggio in Madagascar. La furnacella normale in Madagascar che viene mezzo marcata che è un barello di pipi, in Madagascar c'è che è mezzo marcato rosso, in Madagascar invece è a forma di tramocci. Loro che facevano? Pieno di carboni, appoggiavano una casseruola in coppa con i cereali, con il riso, a sera, o meglio quando non li faticavano, arrivavano là e la pentola man mano che si consumava il carbone si appoggiava sui 4 lati. Ma dicetti, ma che combina all'inizio? Ma vorrete se quando c'è uno ci fa questa cosa. E io quindi faccio varie cotture su questa cosa, a parte poi dire la carne e tutti i resti. Facciamo la carne a pisa, quindi solo lo utilizziamo come affumigatore, facciamo un po' di cose. Qua viene chiusa la carne, qua sotto c'è il fuoco, fino a qua sotto, quindi questa si riscalda, la carne si chiude, si crea il magliardo e poi la mettiamo sopra e gli facciamo raggiungere la temperatura che ci serve, se la vogliamo affumicare, affumicare. Il legno che utilizzo è prettamente legno da frutta, maggiormente legno di castagna della selva del mio compare che sta sempre qua a Montora, a Banzano, vuoi dire, e anche le castagne insieme alla legna utilizza quella là. Poi tutta la frutta dietro terra mia, da Marco e da mio cugino Gianluca, tutte le case pute, quindi dell'uva che è il migliore, ok, dopo di quello viene l'oliva e tutti i resti, dei frutti in generale lo utilizza. E dietro qua, con questi 2 camini che sono speculari, che ho questa piccola legnaia di deposito momentaneo per cioè man mano che si va avanti con, diciamo, i camini, voglio dire, ci metto tutta la legna che mi serve a seconda delle cotture che voglio fare e quello che devo. Voglio dire, ma stiamo andando avanti, la tecnologia ci aiuta, sicuramente sì, ma la deve sapere utilizzare, ma non dobbiamo mai dimenticare di quello che succede, di quello che è, di quello che sono le cose naturali. Quindi vi spiegare a padella che il suo furzriel, poi tra parentesi, il suo furzriel che cos'è? È una padella di assistenza, una padella che se la mettete sul fuoco, siccome ha il manico in ferro, lo lasciate, ok, che su manica, voglio dire, pende dietro, e a differenza di quello che può essere invece la classica padella che tiene manico in rame e manico in ferro. Quindi queste padelle lasciate, cioè devono essere assistite, perché se le lasciate il manico tende indietro e si abbocca al retro, ok? Quindi venivano assistite per poter fare degli alimenti che servivano l'assistenza, se devono guardare la cosiddetta pizza di Arigno, la pizza di Arigno passa, infatti qualcuno, vedete, è stata fatta anche con il supporto centrale, in modo che quando si appoggia, voglio dire, veniva utilizzato così. Voglio dire, prendono dell'assistenza, come vedete, si abboccano,
perché la pizza di rigno che stiamo dicendo, quella passa da quello che può essere, si fa in un modo con i buchi, con la cucchiara per fare farina, che prima c'è il vapore che si asciuga, poi c'è l'olio che sale, quella passa dal biondo al bruciato in un momento, la farina di grano, quindi deve essere assistito come tante altre cose, quindi non è che vi c'erano meglio noi e via dicendo, giustamente loro avevano tutto ma non avevano niente, non avevano tutto, loro si arrangiavano perché le catenevano, lo lavoravano in un certo modo, questo è quello che succede, va bene? Allora vi spiego, non faccio niente, facciamo una frittata con quello che abbiamo, la cosiddetta frittatura pure. Noi ci mettiamo il pane da fermo sempre, ok? Lo mettiamo nella padella così, ci mettiamo l'olio già e il secondo elemento quello che abbiamo, questo è il perito degli asparagi, questi sono asparagi di montagna, vedete? Ve li ci ho fatto vedere prima da quella parte, tutti piccoli. Questo è un nostro amico di Castel San Giorgio che è un signore che quando è il periodo degli asparagi porta gli asparagi, quando è il periodo dei funghi porta i funghi, quando è il periodo dei chiodini, le samantine chiamavano quella del campo. Quindi queste persone ecco un rapporto particolare perché può sembrare strano, non lo dico per una questione di, però se si va a raccogliere i funghi, se si va a raccogliere qualsiasi altra cosa, in coppa una terra dove c'è stato per esempio un incendio, dove c'è stato, quindi è arrivato con una terra e buttate, voglio dire, quello che è l'acqua con qualcosa all'interno per non far poi attecchire più il fuoco, poi gli dice è successo che giustamente se c'è qualche cosa all'interno, quindi voglio dire si guarda anche dove si vanno a fare gli asparagi e dove si va a fare questa situazione, ecco, funghi e quant'altro. Va bene? Quindi si soffrigge un po' così, si prende l'uovo, 2 uova, il parmigiano come si fa a frittata, un pizzico di pepe, un po' di sale, vedete, stavo pure che si sbattere quando mi ci metto che si rompe perché sono forti. Si fa questa cosa qua, si mette, ecco che si dica si frittata originale, quello che si deve mettere nella frittata si mette nell'uovo, in modo che questo pane che abbiamo fatto beve, ok? Quindi si prende uovo, ok? Qualcuno addirittura dice che cosa c'è dentro la carne, ok? Perché le ho guardato il pane io, veramente. La mia nonna diceva che cioè, si metteva di tutto in carne, frittata, basta che si arrivano a mangiare in famiglia. Padella calda, ecco qua, e si deve mettere dentro. Si mette dentro, quello ci picola fritto, si gonfia sui lati. È una cosa che si fa con una puntata gelata. Molte volte non ce ne vuole olio, qualche volta ci facciamo aiutare perché 2 uova grosse, vuol dire sono grosse, quindi ancora non insomma. Poi la prima frittura nelle padelle è sempre così. Che si già è finito così. Bene, così si mette sul legnetto un pizzico di formaggio sotto, si mette sul legnetto ed è pronto. Perché la sua caratteristica, non la faccio vedere, è questa. Cotta fuori è leggermente cruda o bavosa al centro. Eccola qua. Che si è frittato lui. Ok? È fatto come viene fatto questo. Nella padella, una volata in gelata. È una cosa semplice, in questo momento gli asparagi ma ci fa tutto. Ok, nella frittata lo pulire tutto ciò che c'hai, ma fra poco arrivano la cipolla maggiaiola, l'aglio orsino, prima è l'aglio orsino perché alla fine di maggio, dopo la metà di maggio c'è l'aglio orsino, l'aglio selvatico. Gli agretti fra qualche giorno tengo pure gli agretti pronti, quello che c'hai, la cipolla maggiaiola, quando la cipolla maggiaiola è prima patana fresca, gli dice prima patana, i cucuzzieri, il Mulignano, quando stanno i cucuzzieri, quello che hai, quello ci metto, questo era il mangiare di casa, quello che aveva di questa cortina dove serviva come aggregante, serviva come chiacchiere, perché l'uovo era che la cosa che si parlava nella cortina, dice pigliatela tu tieni una creatura per Cirilla, ok, pigliatela tu tieni a papà che è anziano, oppure dice mo pigliava o suocero di mia sorella a casa, di mia figlia a casa per mi fare una pasta forno, quindi era una modalità ecco, di comunione, ma come esisteva pure, guarda un attimo il creatura già spanne i panni, guarda un attimo il creatura già picciò il fuoco,
voglio dire, una modalità, ecco, o vicino e mezzo parente, una cosa che non sentiamo più, voglio dire, almeno io la sento, che esiste ancora, ecco, io dico che il mio mondo, la mia territorialità sta a questa cortina qua, perché chi lo vicino e mezzo parente e da che la cortina a che l'altra parte, perché chi lo vicino e mezzo parente. Chi l'ha da cortina a che l'altra parte, chi è vicino lo vicino a me, non è vicino a me. Quindi, nonostante ci conosciamo, siamo del paese tutti testi, però comunque la cosa cambia. E comunque, la frittata roporella è comunicazione, era aggregazione all'interno di una cortina, il fatto di condividere una cosa. Oggi invece si fa una risa da voce, ci facciamo sente che cosa? La libertà, la cosa bella, una cosa importante, una cosa, voglio dire, la condivisione, è una cosa che c'è sempre stata. Poi siamo in paese, noi ce l'abbiamo, è una cosa che appartiene a tutti. Grazie tante. A frittata roporella.